Shikoku, un'isola sospesa tra il mare interno di Seto e l'Oceano Pacifico, tra la modernità dirompente delle sue città e il selvaggio delle sue vaste aree rurali, in cui campi e risaie si alternano a fitte foreste e a vallate nascoste nel cuore di catene montuose. Una terra densa di tradizioni e misticismi, retaggio di un passato che resiste e non indietreggia di fronte a quel futuro ipertecnologico che spesso è accostato all'immagine del Giappone contemporaneo. Innumerevoli storie sono racchiuse in questo angolo di mondo, preservate dallo scorrere del tempo e pronte per essere raccontate a chi voglia fermarsi ad ascoltare. La nostra è una di quelle. Shikoku è la più piccola delle 4 isole principali che compongono l'arcipelago giapponese. Gran parte dei 3.700.000 abitanti si concentra nelle 4 città maggiori che sorgono sulla costa, lasciando il territorio interno prevalentemente occupato da campagne, boschi e risaie, dove la vita, oggi come in passato, continua a scorrere al ritmo delle stagioni, scandite dalla semina e dalla raccolta dei prodotti della terra. Indissolubilmente legata allo Shikoku è la figura di Kobodaishi, monaco buddista che qui nacque nel 774 con il nome di Kukai e che importò dalla Cina il buddismo della scuola esoterica Shingon. Egli è talmente radicato nel territorio che non solo ogni tempio, ma anche ogni promontorio, ogni corso d'acqua, ogni pietra è in qualche modo legato a un aneddoto che lo vede protagonista. Oltre ad aver inventato i kana, i sillabari che insieme agli ideogrammi costituiscono il metodo di scrittura giapponese, e gli udon, grossi spaghetti a base di farina di grano tenero, Kobodaishi fu anche il primo a visitare i templi sparsi nell'isola, dando vita al pellegrinaggio che sopravvive tutt'oggi nella forma che conosciamo, un percorso ad anello di 1140 km che tocca un totale di 88 templi. La peculiarità di questo pellegrinaggio è che non c'è un modo giusto e codificato per affrontarlo. C'è chi lo percorre in auto, chi in moto, chi in bicicletta e chi si affida a tour operator specializzati che organizzano viaggi in autobus per comitive di fedeli. Ma sicuramente i piedi rappresentano il mezzo più tradizionale e affascinante per poterlo apprezzare appieno e immergersi a fondo nella natura e cultura dello Shikoku. Inoltre il pellegrinaggio può essere svolto sia in senso orario che antiorario, sebbene in genere sia preferito il primo, e non c'è neanche un punto di partenza univoco. L'Oherro può iniziare da qualsiasi tempio e interrompere il pellegrinaggio dove vuole, per poi riprenderlo dallo stesso punto a distanza di mesi o anni. L'importante è seguire l'ordine dei templi e terminare il viaggio allo stesso tempio da cui si è partiti. Il pellegrinaggio si divide in 4 fasi. La prima, che coincide con la prefettura di Tokushima e va dal tempio 1 al 23, corrisponde al risveglio spirituale del pellegrino. La seconda, che attraversa la prefettura di Kochi e tocca i templi dal 24 al 39, rappresenta l'austerità e la disciplina che l'iniziato deve affrontare prima di approdare alla fase successiva, quella in cui otterrà l'illuminazione e che si snoda tra i templi 40 e 65, all'interno della prefettura di Ehime. Infine, nell'ultima fase, che va dal tempio 66 all'88, nella prefettura di Kagawa, avviene il raggiungimento del Nirvana. Se ha iniziato dal tempio numero 1, il pellegrino vi fa ritorno per chiudere l'anello. Dopodiché si reca al monte Koya, nella prefettura di Wakayama. Qui sorge un importante complesso templare fondato da Kobodaishi, dove egli attende tuttora all'avvento di Miroku, il prossimo Buddha. Secondo la tradizione, infatti, egli non è morto, ma nell'835 si ritirò in meditazione all'interno di una grotta. Come ultima tappa, l'Oher giunge fin qui per rendere omaggio e ringraziare colui che, spiritualmente, lo ha accompagnato durante l'intero cammino. Ma cosa spinge persone di ogni età, sesso, estrazione sociale e persino nazionalità a intraprendere un pellegrinaggio lungo quasi 1200 km? In alcuni casi si tratta di fede, lo scioglimento di un voto o l'esaudimento di una preghiera, in altri di fuga dalla vita urbana o semplice turismo. Per quanto ci riguarda siamo partiti mossi dal puro spirito di avventura.
Una sfida per mettere alla prova fisico e mente, ma man mano che camminavamo ci accorgevamo che c'era molto di più. I panorami mozzafiato, il calore e l'accoglienza delle persone, l'aura mistica che circonda questi luoghi e il senso di comunanza che si instaura tra pellegrini contribuiscono a rendere questo cammino diverso da ogni altro, un'esperienza che tutti dovrebbero sperimentare almeno una volta nella vita. Con questi video vogliamo darvi l'occasione di farlo con noi.